Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e dopo una piccola pausa dovuta purtroppo a cause di forza maggiore, in quanto ho avuto una piccola influenza, probabilmente la mia voce ne è testimone principale, andiamo a parlare del modello semantico dopo aver fatto un paio di video introduttivi sui concetti su cui si basa il modello semantico, cioè i gruppi e i tag. Quindi in questo video introduciamo cosa vuol dire modello semantico, perché è conveniente in OpenHub utilizzare il modello semantico per modellizzare la propria smart home e poi inizieremo a vedere un esempio di da dove si deve partire per poter creare una modellazione semantica del nostro sistema, che come già detto nei video precedenti non è uno step obbligatorio, però è uno step fortemente consigliato proprio per il fatto che ci permette di fare una modellazione un pochino più strutturata e ordinata e soprattutto ci permette di sfruttare, nel caso ci servano, delle feature pseudo automatiche di OpenHub. Quindi passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere come si fa. Eccoci sulla home page della documentazione relativa al modello semantico di OpenHub, dove appunto ci viene fatta una breve introduzione su cos'è il modello semantico in OpenHub e che regole segue e come si può implementare. Allora, intanto in OpenHub noi siamo arrivati a conoscere quali sono gli oggetti principali che compongono il nostro sistema, quindi abbiamo parlato di things, che sono il modello fisico del nostro sistema, quindi i dispositivi fisici, gli item, che sono invece i dispositivi virtuali, quindi il modello funzionale del nostro sistema, e i channel che ci permettono di unire things con item, sfruttando le funzionalità che ci offrono le varie things. Questi sono gli oggetti base che OpenHub ci mette a disposizione per modellare il nostro sistema. Oltre a questi abbiamo visto che esistono degli item particolari che sono i gruppi, che sono dei contenitori di altri gruppi o altri item, e poi ci sono delle proprietà che chiamiamo tag, che ci permettono appunto di specificare più nel dettaglio alcune proprietà accessorie dei nostri item e dei nostri gruppi. L'insieme di gruppi, item e tag ci permette, seguendo determinate regole, di definire la modellazione semantica del nostro sistema. Il modello semantico in OpenHub ci permette di definire l'aspetto fisico del nostro sistema. Quindi questo vuol dire che non è detto che tutti gli item e tutti i gruppi che abbiamo nel nostro sistema debbano far parte del modello semantico. Quindi faranno parte del modello semantico solo quegli oggetti che avranno una controparte fisica, e poi vedremo perché. In base a questo vuol dire che la definizione del modello semantico deve seguire determinate regole che sono abbastanza restrittive, proprio per far sì che il modello stia in piedi e permetta ad OpenHub di automatizzare determinati aspetti della nostra modellazione, quindi della nostra smart home. Infatti, utilizzando il modello semantico noi siamo in grado di sfruttare una delle caratteristiche di OpenHub della versione 3, in cui è stato introdotto il modello semantico, e cioè la creazione automatica delle pagine. Quindi in base a come noi definiamo i nostri oggetti all'interno del modello semantico, OpenHub crea in automatico delle pagine che rispecchiano effettivamente la nostra modellazione. Oltre la creazione delle pagine automatiche di OpenHub, il modello semantico può servire nel caso in cui noi vogliamo interagire con OpenHub tramite il linguaggio. In questo modo noi siamo in grado di poter dire delle cose, diciamo, parlando in maniera naturale ad OpenHub, e OpenHub dovrebbe capire su quali item, quindi su quali oggetti del sistema può intervenire in base proprio a quello che noi abbiamo chiesto. Per chi approccia una nuova modellazione della propria smart home su OpenHub è caldamente consigliato utilizzare il modello semantico sin da subito, anche se potrebbe sembrare di introdurre delle difficoltà in più sulla modellazione, quindi perdere anche ulteriore tempo per modellare il nostro sistema. Però la modellazione semantica ci aiuta poi anche nella gestione e manutenzione del nostro sistema nell'ongoing, proprio perché ci permette di avere una visione più strutturata del nostro sistema. Partire invece da un sistema già esistente e fare in modo di applicare il modello semantico adesso potrebbe effettivamente risultare un pochino più oneroso, quindi in quel caso bisogna valutare se effettivamente il gioco ne vale la candela. A volte forse conviene rimodellare da zero e ripartire con la logica del modello semantico piuttosto che applicare il modello semantico a un modello già esistente. Questo però non vuol dire che non si possa fare, solo secondo me un pochino più oneroso e più pesante.
Io ad esempio nel mio approccio a OpenHub 3 ho pensato di ricreare da zero totalmente tutta la mia smart home e partire proprio dalla definizione di modello semantico. Andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche del modello semantico, quindi cosa OpenHub ci mette a disposizione per modellare semanticamente la nostra smart home. Guardando questo diagramma senza andare troppo nel dettaglio, vediamo che gli oggetti principali, quindi le caratteristiche principali del nostro modello semantico sono 4: location, equipment, point e property. Quindi i nostri item e i nostri gruppi che andranno a far parte della nostra smart home dovranno appartenere a una di queste caratteristiche, a una di queste classificazioni per diventare parte integrante del modello semantico. Qui sotto ci viene spiegato anche che cosa sono appunto le varie classificazioni. Partiamo dalla location, che già dal nome fa capire un pochino che cos'è. La location è banalmente un gruppo particolare che può a sua volta contenere altri gruppi al suo interno chiamati sublocation, oppure degli equipment e dei point, che vediamo successivamente cosa sono. Comunque sono sempre classificazioni del modello semantico, e in sé la location rappresenta una locazione fisica, quindi può essere un appartamento, un piano di una casa, una stanza di una casa o una particolare porzione di stanza di una casa. Lì dipende quanto noi nel dettaglio vogliamo andare nella nostra modellazione. Comunque è una locazione fisica che potendo contenere altre locazioni e altri equipment e item sarà fondamentalmente un qualcosa che conterrà, quindi un contenitore di qualcos'altro, che è poi fondamentalmente quello che un gruppo è in OpenHub. Un equipment, che anche lui è praticamente un altro gruppo, che può contenere al suo interno altri equipment chiamati sub-equipment e altri point. Quindi vediamo già qui la differenza tra equipment e location, che sono due gruppi tecnicamente su OpenHub, quindi sono fondamentalmente la stessa cosa, però un equipment non può contenere all'interno un gruppo che è di tipo location. Poi capiremo perché, anche se è abbastanza intuibile. Un point, che è l'unico classificazione del modello semantico che non è un gruppo, è un item. E cos'è? È fondamentalmente, essendo un item, è la parte diciamo virtuale che modella un qualcosa di fisico, che mi permette poi di interagire su di esso e appunto creare le varie interfacce grafiche, eccetera, tutto quello che abbiamo visto degli item. Quindi un item diventa un point fondamentalmente. Poi abbiamo le property, che non sono nient'altro che delle proprietà addizionali, quindi delle caratteristiche addizionali date ai point, quindi ai nostri item. Quindi capite come il modello semantico, tramite la definizione di queste 4 classificazioni, ci permette, inserendo i vari item e gruppi all'interno di queste classificazioni, di dare anche una visione gerarchica e strutturata della nostra smart home. Questo perché io con le location posso modellare la mia casa, quindi le locazioni fisiche della mia casa. Quindi se ho una casa indipendente su più piani posso modellare tutta la casa. All'interno della casa avrò i singoli piani, all'interno del singolo piano avrò le singole stanze, eccetera eccetera. Definite tutte le location del mio modello, io andrò a definire gli equipment, quindi quali sono quegli oggetti che saranno fisicamente contenuti all'interno delle mie location. Quindi se avrò un sensore di temperatura e umidità all'interno della camera da letto, io nella mia location camera da letto conterrò un equipment, che è un gruppo, che mapperà il mio sensore di temperatura e umidità all'interno appunto della stanza. Poi avrò il valore di temperatura e il valore di umidità, che saranno i point, quindi gli item collegati al mio equipment. In questo modo vedete che vado a definire tutti i miei oggetti della smart home e vado a dirgli anche che tipologia di oggetti sono e dove sono fisicamente posizionati. Come abbiamo detto prima, è un modello che si occupa della struttura fisica della nostra smart home e per questo ha delle caratteristiche e delle restrizioni da rispettare. Ad esempio, il mio sensore di temperatura e umidità nella camera da letto non potrà appartenere a due gruppi di tipo location differenti. Questo perché? Perché se il mio sensore è nella camera da letto non può contemporaneamente essere nello studio. Quindi un equipment può avere come padre solo una e una sola location.
Ovviamente eredita tutta la gerarchia che c'è dalla location in su, perché la mia location camera da letto sarà contenuta nella location primo piano, che sarà contenuta nella location casa. Quindi il mio sensore di temperatura appartiene direttamente a una location, ma indirettamente eredita anche le altre location che fanno parte della gerarchia in risalita. Capite che questo ha anche un valore abbastanza importante dal punto di vista funzionale, perché io sono in grado di capire con un colpo d'occhio che cosa c'è in una certa stanza, che cosa c'è in un certo piano e che cosa c'è in una certa casa. E come lo posso capire io, lo può capire anche OpenHub in maniera automatica. Nel senso che una volta che io modello il mio modello semantico in questo modo, OpenHub è in grado di discriminare tra location diverse e tipologia di oggetto diverso. Ci sono altre restrizioni che potete trovare nella documentazione, ma comunque tutte si basano sul concetto che il modello semantico mappa una organizzazione fisica della mia smart home. Detto questo, non vuol dire che una volta che io approccio il modello semantico non possa poi creare item e gruppi che non appartengono al modello semantico, perché io potrei creare ad esempio un gruppo trasversale al modello semantico, tipo le luci di casa, tutte le luci, quindi ogni point, quindi ogni item che controlla la luce, oltre ad appartenere al gruppo del proprio equipment e della propria location, potrebbe appartenere a un gruppo che non è semantico ma è funzionale, che è tutte le luci. Questo perché mi può servire, per esempio, avere un gruppo che mi fa vedere se ho lasciato una luce accesa a casa. In questo modo, se tutte le luci appartengono a questo gruppo, io sono in grado facilmente di recuperare questo valore. Oppure voglio con un clic su un solo oggetto accendere o spegnere tutte le luci di casa. Quindi io mi creo questi gruppi che sono trasversali al modello semantico e che mi permettono di dare un valore funzionale più alto alla mia smart home. Fatto il modello semantico, posso anche utilizzare oggetti che non faranno parte del modello semantico. Come si fa ad applicare il concetto di modello semantico OpenHub? Fondamentalmente dobbiamo creare comunque sempre i nostri oggetti che già conosciamo, che sono things, channel e item. Definiti questi, utilizzando i gruppi e i tag che mi permettono di caratterizzare i gruppi e gli item con determinate caratteristiche, io inizio la modellazione del modello semantico. Quindi la posso fare sia dal punto di vista di creazione item e gruppi, e poi aggancio al modello semantico, oppure parto direttamente dalla definizione di una classificazione semantica in cui poi vado ad inserire i miei oggetti. Se parto da zero, conviene effettivamente utilizzare questa strada, che è quella di utilizzare proprio nella parte di amministrazione di OpenHub la voce di menu model, che mi permette di creare location, equipment e point in maniera abbastanza intuitiva da interfaccia grafica. Bene, detto questo mi fermerei qui. Abbiamo visto una piccola introduzione del modello semantico, da cosa è caratterizzato, e nel prossimo video andiamo a vedere un esempio al volo insieme sulla nostra istanza di test, in modo tale che per chi parte da zero a modellare una smart home può utilizzare questo approccio. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!